Ciao e bentornati sul canale. Quando parliamo di mobilità sostenibile, spesso ci fermiamo agli slogan: auto elettriche, piste ciclabili, ZTL, ma se guardiamo i numeri veri, dove siamo qui in Italia nel 2025? Oggi facciamo questo viaggio insieme. I dati che vi racconto arrivano dal rapporto Mobilitaria 2025, uno studio aggiornato sullo stato della mobilità urbana in Italia. Qualità dell'aria, auto che guidiamo, trasporto pubblico locale, sharing, politiche locali e parità di genere. Solar kisses on the sea's quiet face. Wind soft whispers in a... Perché? Perché muoversi vuol dire emissioni CO2, ma anche accesso, equità ed opportunità. Chi non può permettersi l'auto, chi accompagna i figli, chi non guida. Tutti devono avere alternative vere. E le statistiche lo dicono chiaramente: donne e famiglie dipendono di più dal trasporto pubblico locale, il TPL, dal car sharing, da piste ciclabili sicure e continue. Quando queste alternative mancano, la mobilità sostenibile diventa un privilegio e nel 2025 non dovrebbe più esserlo. Ma partiamo dal primo punto, la qualità dell'aria. Il Mobilitaria 2025 è chiaro: PM10 e NO2 restano sopra i limiti in troppe città. Nel 2023 32 città italiane hanno superato almeno una volta i valori soglia. Milano, Roma, Torino, Firenze, ma anche centri come Padova, Treviso, Modena. Rispetto ad altri paesi europei, le aree a basse emissioni e le ZTL evolute coprono ancora una parte troppo piccola del traffico totale. Ora veniamo alle auto. Quante sono davvero pulite? Nel 2024 solo il 4% del parco è elettrico o plug-in hybrid. Il diesel domina ancora, specie nei veicoli commerciali. E c'è un grande non detto: l'età media delle auto in Italia è di 12 anni, una su 4 ne ha più di 15. In Germania è di 9, in Francia 10. Se non rottamiamo non basta incentivare, e mentre altrove rottamano, da noi si discute ancora su come. Nel 2023 le immatricolazioni BEV, le elettriche pure, sono cresciute, ma meno della media europea. La quota BEV in Italia è sotto il 5%, la media europea sopra l'8%. Norvegia e Svezia addirittura passano il 20%. Eppure qualcosa si muove, le case auto stanno adeguando l'offerta, l'infrastruttura cresce, ma la velocità non è la stessa dappertutto. E ora passiamo a un altro punto. Se non usiamo l'auto privata, cosa usiamo? Il trasporto pubblico locale ha ripreso passeggeri dopo la pandemia, ma resta lontano dai volumi pre-2020. L'auto privata copre ancora oltre il 70% degli spostamenti urbani. Milano è la città italiana con la quota di sharing più alta: car sharing, scooter sharing, monopattini. Torino ha aumentato del 15% i chilometri di rete ciclabile in 3 anni. Roma spinge sulle ZTL, ma con tempi molto lunghi. Eppure i numeri dicono: per molti l'alternativa all'auto privata non è ancora abbastanza comoda, veloce e capillare. Che cosa ci manca davvero? Il Mobilitaria 2025 lo scrive chiaramente: servono politiche integrate, incentivi, rottamazioni, investimenti su TPL, sharing, ciclabili, ma serve soprattutto coerenza. Non basta dire elettrico per tutti se non sblocchiamo i nodi per installare colonnine nei condomini. Non basta un bonus bici se la pista finisce nel nulla o in un incrocio pericoloso. E qui lo dico da Energy Manager: l'infrastruttura conta più della tecnologia. La tecnologia c'è, ma spesso non riusciamo a metterla a terra bene, subito e ovunque. E così resta una buona idea, ma sulla carta. E quindi dobbiamo farci una domanda: ma allora siamo messi male? No, ma siamo lenti. Abbiamo città che sperimentano, progetti buoni, start-up e filiere pronte, ma serve un pochino più di coraggio, meno slide e più cantieri veri. Quando guardo questi dati mi chiedo: abbiamo le soluzioni, abbiamo i numeri, ma siamo disposti a cambiare davvero abitudini? La risposta non la do io, la do a voi.
Se questi temi vi interessano, iscrivetevi al canale. Qui parliamo di numeri veri, di scelte, di come la transizione non è una parola da convegno, ma una strada da percorrere tutti i giorni. Scrivetemi nei commenti, la mobilità sostenibile in Italia è ancora un titolo o stiamo davvero cambiando? Anche per oggi è tutto, ci vediamo in giro. Ciao!